Benvenuti sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo un tutorial bellissimo, mi piace veramente tanto, una maglia con un punto a onde, veramente molto bello. Poi si adatta molto al fisico, al corpo, per cui devo dire che nei punti in cui bisogna avere leggermente più una morbidezza e dove si deve accostare di più, diciamo che modella molto il nostro corpo, mi piace tantissimo. Io l'ho realizzata a maniche corte, possiamo mettere sotto un top, una canotta, una maglia, in questo periodo va benissimo, possiamo sfruttarla molto bene. E poi diciamo che questa come taglia è sempre una L, no, diciamo una M barra L, ecco, questa è la misura diciamo giusta, molto molto morbida, ma basta prendere la vostra circonferenza maggiore o dei fianchi o del seno e poi insomma realizzare il nostro progetto. Comunque avete tutte le spiegazioni nel corso del tutorial. Il cotone è fantastico, leggero, io ho scelto un color beige. Allora passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Il filato scelto per questo progetto è il fioccotone color beige, sono 50 grammi, 125 metri. Consigliano i ferri dal 3,5 e l'uncinetto 2,5, 3. Per il nostro progetto ho utilizzato 6 gomitoli per una taglia ML. Uncinetto 4. Allora andiamo a vedere il punto da vicino di questa maglia, veramente blusa, io direi una blusa perché è molto comoda, abbastanza lunga. Ora vi do subito le misure. Allora questo è il punto molto particolare, però io l'ho realizzato con il 4 e poi ho una mano molto molto morbida. Ovviamente questo punto sarebbe molto più bello con mezzo punto, ma anche addirittura con il 3 se vi piace, abbastanza fitto e rigido. Ma siccome io la volevo assolutamente morbida, poi sarebbe stata più pesante, diciamo avrebbe preso più filo, così ho deciso di lavorarla con il 4. Ma voi potete decidere di farla anche con diciamo con un mezzo punto più stretto, rimane più compatto, diciamo le onde, ma sinceramente poi indossato non si vede, non si vede, ecco ve lo faccio vedere così. Allora la costruzione di questa maglia è fantastica perché sono due pannelli, cuciture sulle spalle di lato e semplicemente un piccolo bordino, per cui super semplice. Anche per le principianti il punto va benissimo perché sono due righe che si ripetono, facilissime, e anche insomma il multiplo che ora vi dico, un multiplo di 14. E lo scollo, io ho fatto uno scollo di circa 32 se non 33, per cui decidete voi se vi piace a barchetta oppure farla più stretta in base a come la portate. Io la porto sicuramente con la spalla insomma scoperta, scesa, che mi piace tantissimo perché poi metto sempre un top sotto e ci va bene anche in questo periodo, è diciamo l'ideale. Per quanto riguarda le misure, che ora vi do la larghezza, diciamo che come taglia siamo una M e una barra L, ma diciamo che può essere indossata una L tranquillamente perché è molto elastico come punto e poi si allunga. Allora adesso lo vediamo così, ma quando avete visto le foto cade molto diciamo la trama del nostro punto, per cui resta abbastanza dritto, e questo ancora deve essere insomma lavato, e per cui verrà ancora insomma da bloccare, cioè bloccare, da sistemare. Allora questi sono 52 centimetri, io ho fatto per questo punto, che ora vi dico anche l'avvio delle catenelle, e la lunghezza arriva fino a 59 centimetri, per cui ho ripetuto 18 volte diciamo il disegno compreso della riga che si lavora a maglia alta, per cui ho contato semplicemente le maglie, queste maglie triple alte,
e qui c'è ancora un filino insomma da togliere, però insomma mi piace molto. Questo è proprio il tipico delle maglie che mi piacciono tanto da indossare in questo periodo. Allora andiamo subito a vedere l'occorrente e iniziamo il tutorial. Ovviamente per voi, per lavorare con il tutorial, prendete la misura più generosa o della circonferenza seno o dei fianchi e viene diviso per due pannelli, per cui io ho fatto 52 centimetri, mi sono data un pochino di agio, ma devo dire che il punto diciamo cede molto, per cui non occorre mettere tantissimo agio. Allora passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Io ho lavorato per questa maglia 6 gomitoli, per cui sui 300 grammi, ma questo è quello che è avanzato, per cui diciamo che la maglia con 270 grammi riusciamo a realizzarla, per cui è molto leggera. Per avviare il nostro progetto deve essere un multiplo di 14. Io per arrivare all'incirca sui 52 centimetri, poi dipende sempre dalla mano, ho fatto 8 motivi, per cui ho moltiplicato 14 per 8 e sono 112 più una maglia. Per cui io mi raccomando a voi di contare bene l'avvio delle catenelle, perché dobbiamo iniziare con tutte maglie basse. Poi vi trovate con il punto, se avete sbagliato il numero di catenelle ci troviamo a disfare tutto di nuovo, per cui adesso una catenella e vado a lavorare delle maglie basse per ogni punto, per cui andate a avviare 112 più 1 sono 113, ripeto, è un multiplo di 14 più 1, per cui potete trovare la vostra misura, fate sempre un campione per non sbagliare. Allora adesso vado a lavorare tutte maglie, io vi farò un campione adesso di 3 moduli e vado a lavorare tutte maglie basse fino al termine della riga. Una volta lavorate tutte le maglie basse vado a realizzare 6 catenelle e volto il lavoro. Adesso che abbiamo realizzato le 6 catenelle vado a realizzare una tripla maglia alta, per cui o altissima, insomma 3 volte il filo sull'uncinetto. La prima non la conto, per cui vado alla seconda, vado alla terza, entro le 2 asoline, 2 asoline, ancora questa è l'asolina e vado a chiudere, catenella, ancora tripla maglia alta, andiamo a lavorare 3 volte il filo sull'uncinetto, entro nella seconda, non nella prima ma nella seconda, 2 asoline, 2 asoline, 2 asoline e vado a chiudere, ancora catenella, ripeto di nuovo sempre tripla maglia alta e vado a lavorare sempre la nostra maglia e chiudo, ancora una catenella, 3 volte il filo sull'uncinetto, non nella prima ma nella seconda, adesso noi ci troviamo con la partenza delle catenelle e ne abbiamo realizzate 4 triple maglie alte. In questo caso realizzo una catenella, ora vado a contare 6 maglie, 1 2 3 4 5 6, entro con l'uncinetto una maglia bassa e adesso 6 maglie e adesso 6 catenelle, 4 5 e 6, sempre andiamo a realizzare tripla maglia alta contando non la prima ma entrando nella seconda, ne devo sempre realizzare, ne devono essere sempre poi 4, per cui questa è la prima catenella,
1 2 3 4, entro non nella prima ma entro nella seconda e realizzo la tripla maglia alta, catenella, ancora, catenella, realizziamo un'altra non nella prima ma nella seconda maglia, ecco qui. Adesso una catenella, conto 6, 1 2 3 4 5 6, si ripete sempre la sequenza, di nuovo 6 catenelle e di nuovo vado a ripetere le 4 maglie, le triple maglie alte, per cui non nella prima ma nella seconda, e chiudo, catenella di separazione sempre, 3 volte il filo sull'uncinetto e proseguo. Catenella, ancora 3 volte il filo sull'uncinetto, vado a lavorare sempre le 3 catenella, ancora 3 volte il filo sull'uncinetto, 1 non nella prima ma nella seconda maglia, entro e vado a realizzare, vedete ogni volta sono 4, catenella, e adesso vado a contare 1 2 3 4 5 e 6 che è l'ultima, la sesta maglia, e vado a chiudere con una maglia bassa e ho completato la prima riga. Facciamo la seconda, catenella, la seconda e la terza, per cui dobbiamo fare adesso tutta una riga di lavorazioni a maglia alta, cui prendo il filo, adesso mi avvicino, entro dentro all'archetto sotto e lavoro una maglia alta, entro nella maglia, nell'archetto, nella maglia, nell'archetto e nella maglia, archetto e nella maglia. Ora vi faccio vedere che la sequenza deve essere giusta, perché poi dobbiamo lavorarci sopra con le maglie, non dobbiamo sbagliare. Allora, adesso che abbiamo lavorato, vedete, le 3 maglie nella catenella e nella maglia, catenella nella maglia, nella catenella nella maglia, catenella e nella maglia, abbiamo qui le 6 catenelle, dobbiamo realizzare 6 maglie alte, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta, dove ci sono le 6 catenelle realizziamo 6 maglie alte. Adesso qui abbiamo una catenella, vedete, e poi le maglie, le triple maglie alte. Allora adesso entro qui e di nuovo maglia alta, lavoro nella maglia e lavoro, diciamo, nella catenella, lavoro nella maglia, lavoro nella catenella, però passando da sotto, lavoro nella maglia, lavoro nella catenella e lavoro nella maglia.
Adesso vado a lavorare 6 maglie alte dove ci sono le 6 catenelle. Questa è la sequenza fino al termine della riga. Non possiamo sbagliare perché vi ho fatto vedere la sequenza passo per passo, e proseguiamo di nuovo. Ne ho realizzate 4, 5 e 6. Quando abbiamo realizzato le 6 iniziamo da capo, partendo dove c'è la catenella, entro, su. Allora adesso proseguiamo sempre nello stesso modo, dove c'è la catenella qui andiamo a lavorare le maglie alte, sempre con la stessa sequenza. Adesso siamo al termine, abbiamo le 6 catenelle qui al finale, ricordiamoci di lavorare 6 maglie alte, cui lavoriamo le prime 5, 2, 3, 4 e 5. La sesta la andiamo a lavorare dentro la terza catenella partendo dalla base. Qui entro e lavoro sempre una maglia alta, Qui abbiamo la sesta, ma la andiamo a fissare proprio nella catenella e abbiamo concluso insomma la seconda riga. Iniziamo con la terza. Con la terza dobbiamo fare sempre 3, 4, 5 e 6 catenelle, volto il lavoro, e adesso in questo caso faremo delle maglie in sospeso e poi andiamo a chiudere insieme, non nella prima ma nella seconda, sempre tripla maglia alta, facciamo 2 assoline, 2 assoline e 2 assoline e lascio in sospeso, ancora non nella prima ma nella seconda maglia, 2 assoline, 2 e 3 e lascio in sospeso, ancora facciamo sempre 3 volte il filo sull'uncinetto, non nella prima ma nella seconda, 2, 2, 2, vado a chiudere. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, entriamo non nella prima ma nella seconda e abbiamo concluso la sequenza. Adesso catenella, tripla maglia alta, ma la vado a realizzare nella sesta maglia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 assoline, 2, 2 e chiudo. Qui mi raccomando, questa è la sequenza. Adesso catenella e vado a rifare le mie 4 triple maglie alte, sempre non nella prima ma nella seconda maglia, con una catenella di separazione, non nella prima ma nella seconda, e chiudo, catenella, non nella prima ma nella seconda. Vedete, ne abbiamo realizzate 1, 2, 3 e 4. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, non entro nella prima ma entro nella seconda e vado a chiudere con una maglia bassa. Si ripete da capo con una catenella e tripla maglia alta nella sesta maglia, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e ripeto con una catenella e la sequenza non nella prima ma nella seconda. Poi ripeto tutta la sequenza da capo, catenella, tripla maglia alta non nella prima ma nella seconda, chiudo, catenella, non nella prima ma nella seconda, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, realizzate le 6 catenelle, entro, vado a chiudere con una maglia bassa, catenella e inizio a lavorare con l'ultima maglia che ci resta qui delle catenelle, una tripla maglia alta, la prima maglia, tripla maglia alta,
catenella. Ora come abbiamo iniziato dobbiamo chiudere, per cui seconda, sempre nello stesso punto, ovviamente non saranno chiuse insieme ma saranno con una catenella di separazione, e la terza, e abbiamo concluso. Catenella, seconda e la terza. Iniziamo a fare una riga di maglie alte, per cui dove c'è la catenella realizziamo la maglia alta, sulla tripla maglia alta sul punto, sulla catenella, spero che si vede bene, sul punto e sulla catenella. Passiamo sull'altra sequenza, abbiamo le 6 catenelle. Sulle 6 catenelle noi andiamo a lavorare 6 maglie alte, qui diciamo che la dinamica è sempre la stessa, la sequenza, questo perché poi il punto è sfalsato. Realizzate le 6 maglie alte, vado a lavorare sulla maglia alta, sulla catenella entrando da sotto, sulla maglia, sulla catenella, sulla maglia, sulla catenella, sulla maglia e sulla catenella, stessa sequenza. Ora abbiamo le 6 catenelle, dobbiamo fare 6 maglie alte. Adesso che ho realizzato le 6 maglie alte siamo in chiusura e ci troviamo con le 3 maglie e triple maglie alte chiuse insieme con le catenelle laterali. Fatte le 6 maglie alte, prendo il filo, entro nella maglia e lavoro una maglia alta, sempre in quelle sottostanti delle 3 maglie altissime, vabbè, io le chiamo adesso altissime, se ci capiamo, e poi entro nella catenella, l'ultima catenella di avvio, per cui sono 2. Così ci ricordiamo che in questa sequenza dobbiamo, oltre le 6, dobbiamo chiudere con 2, ok? Si riprende tutto da capo, per cui 6 catenelle, volto il lavoro e rinizio dalla prima. La prima è la stessa sequenza, non abbiamo niente di diverso perché abbiamo lavorato su delle maglie diciamo mezze, abbiamo lavorato su delle maglie basse, per cui non abbiamo il problema del conteggio, per cui si riprende tutto da capo sempre con la stessa sequenza fino al termine, per cui il punto è facilissimo da eseguire, super facile, basta ripetere poi dall'inizio. Vedete, viene sfalsato in questo modo, da una parte abbiamo quelle diciamo a destra e poi vanno da destra a sinistra o viceversa, insomma base e poi si girate il pannello. E questo è diciamo la sequenza. Vi ho fatto insomma un piccolo campione. Vi ricordo che se volete potete realizzarlo con un numero più piccolino di uncinetto. Io ho preferito realizzarlo morbido. Allora, ho finito il primo pannello, ho lavorato 18 motivi significa con la lavorazione della tripla maglia alta e la maglia alta, è questo motivo qui. Ho lavorato per 18 motivi. Adesso vado a realizzare il secondo pannello e inizio subito le cuciture. Allora, adesso sto cucendo diciamo le spalle e lascio lo scollo davanti. Eccolo qui, ve lo faccio vedere qui davanti. Allora, per quanto riguarda la cucitura delle spalle, vado semplicemente a lavorare in questo modo, costina su costina, niente di, insomma, di particolare. Vado a lavorare e fisso bene ogni punto. Quando sono arrivata alla misura che mi interessa, allora blocco il filo. Così l'ho fatto anche nei laterali, eccoli qui. Adesso andiamo a vedere bene la maglia, dobbiamo nascondere tutte le codine ovviamente, e questo ho cucito i laterali. Allora vi do le misure in maniera di dare un punto di riferimento,
ma prendete la misura dello scalfo. Io qua già ho fatto la rifinitura, vado adesso a girare perché la rifinitura la facciamo al dritto. Ovviamente le cuciture ho messo ovviamente dritto sul dritto, poi andiamo a nascondere tutte le cuciture, questo è il rovescio e questo è il rovescio, ecco, dritto sul dritto, e andiamo a cucire i laterali e andiamo a cucire ovviamente le spalle, lasciando uno scollo a barchetta diciamo all'incirca sui... Io è molto ampio, adesso prendo il centimetro, ma è molto ampio, poi potete renderlo anche più piccolino. Adesso vi do subito le misure. Adesso la parte proprio del giro manica, eccolo qui, questo è lo scollo e questo è il giro manica. Cosa facciamo? Giriamo il tutto e mettiamolo al dritto. Noi dobbiamo andare a lavorare e rifinire, però per non fare sempre il classico, insomma, bordino, possiamo anche prolungare la manichina, ma io la voglio corta, per cui vado semplicemente a rifinire. Allora, metto al dritto il lavoro, non al rovescio, entro nella parte bassa e vado a lavorare una catenella e poi una maglia bassa. Blocco dietro ovviamente il filo, lo vado a bloccare, blocco il filo e vado a lavorare delle maglie basse. Ovviamente quando vado a lavorare dove ho la tripla maglia alta, lì aggiungo più maglie, cioè invece di lavorare solo 4 maglie io vado a lavorare più maglie proprio per renderlo un pochino più ondulato e per riprendere, ecco qui siamo proprio sulla tripla maglia alta, per andare a riprendere proprio queste onde. Ne faccio un pochino di più, ecco, a caso, non è, ne posso fare 6 7, ecco, vedete, e poi vado sul punto successivo, rimane un pochino più morbido. Posso farle anche qui, invece di farne 2 ne realizzo 3 belle strette e proseguo per tutto il giro. Dove ho la tripla maglia alta vado a lavorare proprio entrando proprio dentro, in questo modo vado a lavorare più maglie. Ecco qui, vedete, risulta abbastanza ondulato, ecco, e rifinisce di più la manica e riprende anche, insomma, il tema della maglia. Proseguiamo fino al termine. Allora, la maglia è finita, come avete visto è super semplice, prendere diciamo le misure è facile, non abbiamo nessun problema, diciamo come avete visto è super facile da realizzare, è facilissimo, possiamo scegliere anche il cotone, il colore che ci piace di più, anche realizzarlo con un cotone più fino, al limite possiamo, no. Come avete visto è super facile da realizzare, sono soltanto 2, diciamo, le righe da memorizzare perché il resto sono le maglie alte, basta fare attenzione all'inizio e alla fine, insomma è facilissimo. Io sono contenta di aver realizzato questo punto perché mi piace veramente tanto. Come avete visto è facilissimo da realizzare, poi in tutte le taglie potete decidere di renderla insomma più stretta, più larga, anche oversize. Io ho fatto una scollatura molto ampia, mi piace portarla ecco in questo modo, mi piace tantissimo. Voi potete farla anche più stretta. Ho deciso di realizzarlo proprio come scollo a barchetta perché l'ho preferita per questa maglia, che sia semplice e veloce da realizzare in pochissimo tempo e ci fa una bella figura anche sopra un vestito con delle bretelline. Abbiamo la sera un pochino più fresco, possiamo aggiungere questa blusa sopra che ci sta veramente molto bene. Allora, se volete potete seguirmi anche su Instagram, sempre Dolci Riflessi, sul gruppo Uncinetto Dolci Riflessi e anche sul mio blog. Vi lascio sotto tutti i link e anche l'occorrente per vedere insomma sia i materiali e la quantità per realizzare questa blusa. Un bacione a tutti, ci vediamo presto ai prossimi tutorial. Un bacione!